io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi siamo arrivati al segno del leone. Come vedete, appunto, piano piano ve le sto facendo uscire tutte. Vedo che appunto vi stanno piacendo. Molti mi stanno dicendo: ah, ma io sto aspettando il segno questo, io sto aspettando il segno quello. Non abbiate fretta, abbiate pazienza, anzi, perché piano piano stanno uscendo tutti. Sto andando solo in ordine di oroscopo. Praticamente l'oroscopo inizia dall'Ariete, quindi ho iniziato dall'Ariete e vado a finire ai pesci. Quindi man mano appunto uscirà anche il vostro segno. Quindi oggi appunto segno del leone, fatto con questi due colori bordeaux e beige, molto belli, che danno un bel contrasto anche queste. Come sempre il dietro, sempre tutto liscio, ok, cioè senza il disegno, e a contrasto, cioè il colore diverso del davanti. E che dire, oltre a iscrivervi al canale, attivare la campanellina così averte dei miei prossimi video e lasciare anche un pollice in su, vi lascio al tutorial e all'elenco del materiale. I colori che andrò a usare oggi, ok, per la presina del leone, sono il beige, questo beige e questo bordeaux, molto belli, che ci stanno molto bene insieme. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5. Ci serviranno come sempre le nostre forbici, ago e i marcapunti. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Ho fatto 31 catenelle, come tutte le altre presine, ok? Si inizia con 31 catenelle, poi dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a fare le maglie basse, il ritorno, quindi per un totale di 30 maglie basse. E come sempre queste 30 maglie basse le andiamo a fare per 5 giri. Ho finito i miei 5 giri, come vedete, di 30 maglie basse. Adesso dal sesto giro in poi, come sempre, iniziamo a fare il disegno. Quindi una catenella, giriamo il lavoro e facciamo, lavoriamo 7 maglie basse. Fatte le 7 maglie basse, cambiamo il colore. Come sempre, per cambiare il colore, vi faccio fare la nuova tecnica. Quindi la maglia si chiude tutta completamente, poi si va a mettere l'uncinetto prendendo la costina della maglia, questa qua in orizzontale, più la costina qua sotto che si è formata la V, la costina più a sinistra. Quindi passo l'uncinetto, vedete, qua sopra, ok, nella costina orizzontale e poi prendo la costina, quella più a sinistra, quella in verticale. E quindi ci attacchiamo con il secondo colore e lo facciamo passare in mezzo. Quindi il beige possiamo anche tirare il filo, che il filo rimane bloccato. Ok, adesso ci portiamo dietro sia la codina che il beige e andiamo a lavorare 6 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo il beige. Ok, il bordeaux lo possiamo anche lasciare qua, anche la codina, e ci finiamo il giro con le 17 maglie basse che restano. Adesso per il giro 7 facciamo una catenella, giriamo e lavoriamo 16 maglie basse. Adesso cambiamo colore e con il bordeaux andiamo a lavorare 8 maglie basse. La prima è questa qua beige, quindi andiamo a mettere l'uncinetto, vedete, avete visto? Ho messo l'uncinetto sotto al filo, il filo questo qua bordeaux che mi passa così di traverso, io vado a mettere proprio l'uncinetto sotto in modo da tirarmelo su e nasconderlo un po', Quindi 8 maglie basse. Cambiamo di nuovo colore, prendiamo il beige e con il beige andiamo a chiudere il giro, quindi andiamo a fare le 6 maglie basse che ci restano. Nel giro 8 facciamo una catenella, giriamo e andiamo a lavorare 5 maglie basse. Cambiamo il colore
prendiamo il bordeaux e adesso col bordeaux andiamo a lavorare 3 maglie basse. La prima è questa qua, sempre beige, quindi 1, 2 e 3. Cambiamo di nuovo il colore. Adesso con il beige, allora adesso il bordeaux lo lasciamo qua, perché poi vi faccio attaccare praticamente con un altro filo, cioè sempre bordeaux, ma ve lo faccio attaccare poi adesso di qua, in modo che siccome appunto come anche già altre presine che ho fatto, i colori sono molto chiaro e scuro, ok? C'è molto contrasto fra i due colori. Non mi piace la riga che passa di un colore all'altro nella lavorazione, quindi preferisco attaccarmi con un altro filo, poi tanto qua adesso mancano poi altri 2 giri, cos'è? E poi lo stacchiamo questo di qua. Quindi con il nuovo filo che vi faccio attaccare andiamo poi su nella lavorazione. Quindi preferisco così, ripeto, se voi invece non vi trovate perché poi avete troppi fili che vi garbugliate, che non appunto non riuscite a gestirli, liberissime di continuare con lo stesso filato, ok? Ne avete 2. Io capisco che per chi non è molto pratico, già 2 fili, uno già diventa un po' così problematica a lavorare. Però poi il risultato secondo me si vede che è molto più carino se si stacca il filo, attacco con un altro filo e vado avanti con la lavorazione. Se voi vedete, ok, vedete questa che ho fatto, io le uniche dove mi sono portata il filo dietro, quello beige, ok, è qua dentro, in questo piccolo cerchio, però da qui a qui, vedete, a me non piaceva che si vedeva il filo passare, quindi mi sono fatta questo pezzettino appunto con il filo, poi l'ho staccato, intanto mi ero attaccata con questo e poi mi sono attaccata qua, quindi avrei 1, 2 e il filo bordeaux, sarebbero 3 fili poi da lavorare. Comunque sì, è vero, ci si ingarbuglia un po', ma il lavoro appunto poi, ripeto, secondo me è più carino, rimane più bello. Comunque voi liberissime che se non vi trovate di portarvi il filo da una parte all'altra. Io lo cambio, quindi questo qua, appunto questo bordeaux lo lascio qua e adesso con il beige vado a fare 4 maglie basse, quindi cambio di nuovo il colore e quindi mi attacco con il filo, sempre lo stesso gomitolo, ho preso una parte dal dentro e una parte dal fuori, ok? Quindi non mi sono neanche andata a tagliare, a fare 2 gomitoli separati, è tutto lo stesso gomitolo. Quindi passo, ok, con il bordeaux. Adesso portiamoci un po' dietro la codina del bordeaux così la fermiamo e il beige sempre dietro. Quindi con il bordeaux andiamo a lavorare 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo con il beige, lasciamo tutto il bordeaux qui, ok? E andiamo a finire il giro con il beige con le 15 maglie basse che ci restano da fare. Nel giro 9 facciamo una catenella, giriamo e lavoriamo di nuovo 15 maglie basse. Adesso cambiamo colore, quindi andiamo a prendere il bordeaux, il filo, questo che ci siamo attaccati prima. Ok, con il bordeaux andiamo a lavorare 2 maglie basse. Portiamoci dietro il beige, quindi 1 e 2. Quindi cambiamo di nuovo il colore. Con il beige andiamo a lavorare 6 maglie basse. Questo bordeaux lo possiamo anche lasciare qua, perché tanto poi dall'altra parte abbiamo l'altro. Quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Cambiamo di nuovo il colore, vedete, e abbiamo il bordeaux che abbiamo lasciato prima. Quindi facciamo di nuovo 2 maglie basse con il bordeaux,
1 e 2, cambiamo di nuovo il colore e ci finiamo il giro con le 5 maglie basse che ci restano con il beige. Per il giro 10 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo subito 5 maglie basse. Quindi cambiamo il colore, prendiamo questo bordeaux qui, con il bordeaux, ok, tiriamo il beige, andiamo a fare una maglia bassa, solo una. Quindi cambiamo di nuovo il colore, ok, e questo bordeaux lo possiamo già staccare. Quindi vedete, era solo per pochi giri, quindi lasciamolo sempre un pochino più lungo in modo da poterlo andare a sistemare poi dopo. Quindi adesso con il beige andiamo a lavorare 7 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore, prendiamo quindi questo bordeaux qua, ok, facciamo di nuovo le 2 maglie basse, 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore e andiamo a finire il giro con il beige, quindi con 15 maglie basse. Adesso per il giro 11 facciamo una catenella e andiamo a lavorare 7 maglie basse. Adesso cambiamo colore e andiamo ad attaccarci di nuovo con il filo, praticamente quello che abbiamo staccato prima, ok? Adesso lo andiamo di nuovo ad attaccare da questa parte. Quindi prendiamo appunto un nuovo filato, tiriamo anche il beige. Con il bordeaux adesso andiamo a lavorare 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, questo bordeaux adesso lasciamo tutto qua, con il beige andiamo a lavorare 4 maglie basse, cambiamo il colore, andiamo a prendere questo bordeaux qua che è già attaccato. Quindi con questo bordeaux andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il beige e adesso con il beige andiamo praticamente a finire qui il giro facendo 13 maglie basse. Per il giro 12 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo andiamo a lavorare 13 maglie basse. Quindi cambiamo colore, prendiamo il bordeaux, okay, che abbiamo qua, con questo bordeaux andiamo a fare 2 maglie basse, quindi sopra le 2 maglie già che ci sono bordeaux, 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore, con il beige, questo bordeaux lasciamolo qua, con il beige andiamo a lavorare 3 maglie basse, 2 e 3, ok, cambiamo il colore e andiamo a prendere il bordeaux appunto che avevamo qua. Con questo bordeaux andiamo a lavorare 6 maglie basse, la prima è questa qua beige, cambiamo il colore con il beige, ok, il bordeaux lo lasciamo pure qua e andiamo a finire il giro con le 6 maglie che ci restano. Per il giro 13 andiamo a fare una catenella, giriamo e facciamo 5 maglie basse, cambiamo il colore, andiamo a prendere il bordeaux che è qui, ok, adesso con il bordeaux andiamo a lavorare 3 maglie basse, la prima è questa beige, quindi 1, 2 e 3, cambiamo di nuovo il colore, con il beige andiamo a lavorare 2 maglie basse, portiamoci dietro il bordeaux adesso, perché adesso andiamo a fare lì il cerchiolino che vi ho fatto vedere prima. Quindi con il beige 2 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore con il bordeaux e lavoriamo di nuovo le 3 maglie basse con il bordeaux, 1, 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore, adesso questo bordeaux lo possiamo anche lasciare qua,
Quindi con il beige adesso andiamo a lavorare 2 maglie basse, 1 e 2, cambiamo il colore e prendiamo il bordeaux che avevamo lasciato qua. Ok, facciamo di nuovo le 2 maglie basse con il bordeaux, quindi 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore con il beige, ok, e andiamo a finire il nostro giro, e sono 13 maglie basse. Per il giro 14 andiamo a fare una catenella, giriamo e andiamo a lavorare 12 maglie basse, cambiamo il colore con il bordeaux, quindi prendiamo questo, ok, con il bordeaux adesso andiamo a lavorare 3 maglie basse, e la prima è questa qua beige, 1, 2 e 3, cambiamo di nuovo il colore, con il beige lavoriamo 2 maglie basse, il bordeaux lasciamolo pure lì, quindi cambiamo di nuovo il colore perché andiamo a prendere, vedete, questo bordeaux qui che è attaccato. Quindi con il bordeaux adesso andiamo a lavorare 2 maglie basse, 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore, con il beige andiamo a lavorare 4 maglie basse, portiamoci dietro il bordeaux qui, quindi cambiamo di nuovo il colore con il bordeaux, andiamo a lavorare di nuovo 2 maglie basse, 1 e 2, cambiamo con il beige, ok, e ci finiamo il giro con le 5 maglie che ci restano. Per il giro 15 facciamo una catenella, giriamo il lavoro, facciamo subito 5 maglie basse, cambiamo il colore con il bordeaux e andiamo a lavorare 2 maglie basse, 1 e 2, quindi cambiamo di nuovo il colore con il beige, lavoriamo, portiamoci sempre dietro il bordeaux qua, lavoriamo 4 maglie basse con il beige, 3 e 4, cambiamo di nuovo il colore con il bordeaux e lavoriamo di nuovo 2 maglie basse, 1 e 2, quindi cambiamo con il beige, ok, questo bordeaux lo possiamo anche lasciare qua, adesso con il beige andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi cambiamo il colore con il bordeaux, che andiamo a prendere questo, okay, che era lì fermo che ci aspettava, e con il bordeaux andiamo a lavorare 3 maglie basse, 1, 2 e 3, cambiamo di nuovo il colore con il beige, il bordeaux lo possiamo anche lasciare qua e andiamo a finire il giro con le 11 maglie che ci restano. Per il giro 16 andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 10 maglie basse, cambiamo il colore, quindi prendiamo il bordeaux e con il bordeaux andiamo a lavorare 3 maglie basse, la prima è questa qua beige, 1, 2 e 3, quindi cambiamo il colore, prendiamo il beige, con il beige andiamo a lavorare 4 maglie basse, il bordeaux possiamo lasciarlo lì, quindi 1, 2, 3 e 4, quindi cambiamo con il bordeaux, ok, prendiamo questo qua che era fermo qui, con il bordeaux adesso lavoriamo 3 maglie basse, 2 e 3, cambiamo con il beige, ci portiamo dietro il bordeaux e facciamo 2 maglie basse, 1 e 2, cambiamo di nuovo con il bordeaux e lavoriamo di nuovo le 3 maglie basse,
1, 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo con il beige e finiamo il giro con le 5 maglie basse. Per il giro 17 facciamo una catenella, giriamo e lavoriamo 6 maglie basse. Cambiamo il colore con il bordeaux. Con il bordeaux adesso lavoriamo 6 maglie basse. Cambiamo con il beige. Il bordeaux lo possiamo anche lasciare qua, questo, Quindi con il beige adesso lavoriamo 6 maglie basse. Cambiamo il colore con il bordeaux. Con il bordeaux adesso lavoriamo 3 maglie basse. Cambiamo il colore con il beige e finiamo il nostro giro con 9 maglie basse. Per il giro 18 facciamo una catenella, giriamo e lavoriamo 9 maglie basse. Quindi cambiamo colore, prendiamo il bordeaux, col bordeaux andiamo a lavorare 2 maglie basse, 1 e 2. Quindi cambiamo di nuovo il colore con il beige. Il bordeaux questo lo possiamo anche lasciare qua e con il beige andiamo a lavorare 8 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo il bordeaux, okay, che abbiamo qui, e con il bordeaux andiamo a lavorare 4 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore con il beige e andiamo a finire il giro facendo le 7 maglie basse che ci restano. Nel giro 19 facciamo una catenella, giriamo e andiamo a lavorare 8 maglie basse. Cambiamo il colore con il bordeaux, okay. E con il bordeaux adesso lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2. Cambiamo di nuovo con il beige. Il bordeaux lo possiamo anche lasciare qua. Adesso con il beige andiamo a lavorare 9 maglie basse. Cambiamo di nuovo il colore con il bordeaux. Facciamo di nuovo 2 maglie basse col bordeaux, quindi 1 e 2, e poi ci andiamo a finire il giro, cambiamo il colore e ci andiamo a finire il giro con il beige facendo 9 maglie basse. Adesso poi per il giro 20 e 21 noi abbiamo fatto il 19, ok? Per il 20 e 21 sono uguali al 19, quindi andiamo a fare le 9 maglie basse con il beige, 2 maglie basse con il bordeaux, poi di nuovo 9 maglie basse con il beige, 2 di nuovo con il bordeaux e poi 8 maglie basse con il beige, ok? Quindi non vi potete sbagliare, quindi per altri 2 giri, quindi facciamo il giro 20 e 21 uguale così come l'abbiamo appena fatto col 19. Ho finito i miei altri 2 giri, ok, uguale al giro 19, quindi adesso andiamo a lavorare il giro 22. Quindi per il giro 22 facciamo una catenella, giriamo e lavoriamo subito 9 maglie basse. Cambiamo il colore. Con il bordeaux andiamo a lavorare 3 maglie basse. Cambiamo il colore con il beige. Con il beige andiamo a lavorare 7 maglie basse. Il bordeaux possiamo anche lasciarlo qua, non ce lo portiamo dietro. Quindi cambiamo di nuovo il colore con il bordeaux. Con il bordeaux lavoriamo 2 maglie basse. La prima è questa qua beige, piccolina qui che si nasconde, quindi facciamo attenzione a lavorarla. Quindi 1 e 2. Quindi cambiamo con il beige e andiamo a finire il giro con 9 maglie basse. Per il giro 23 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 9 maglie basse. Quindi cambiamo il colore con il bordeaux, ok? Con il bordeaux adesso lavoriamo 2 maglie basse, cambiamo il colore con il beige
questo bordeaux lo lasciamo pure qua. Con il beige andiamo a lavorare 6 maglie basse, cambiamo il colore con il bordeaux e adesso andiamo a lavorare 4 maglie basse. La prima è questa qua beige, quindi cambiamo il colore con il beige e andiamo a finire il giro con le 9 maglie basse che ci restano. Per il giro 24 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e con il beige andiamo a lavorare 11 maglie basse. Ho fatto le 11 maglie basse. Allora adesso innanzitutto il bordeaux, quello qua dove c'è il cerchiolino, ok, questo filo di qua che abbiamo attaccato, questo ce lo possiamo staccare, così almeno lavoriamo un po' più pulite senza un filo. Poi adesso invece questo filo qua, allora ho fatto le 11 maglie basse, ne disfo 2, una e 2, ok. Quando vado a lavorarle di nuovo mi prendo il bordeaux e lo metto sotto, cioè vedete me lo porto praticamente in su. Perché fatte le 2 maglie basse poi avremo il filo che ci passa così per andarci ad attaccare. Invece se io me lo vado già a lavorare sotto le 2 maglie basse, ok, che vado a fare adesso le ultime 2 che mi restano del beige, almeno lo vado già un po' a nascondere, ok. Quindi vedete, prendete il filo, lo mettete in mezzo, l'uncinetto lo mettete davanti al filo, ok, così. Poi quindi prendiamo il beige, ci facciamo le 2 maglie, una e 2, vedete, e questo lo tiriamo un pochino, ok, e rimane più carino, più ben definito, anziché avere poi il taglio così di questo filo che rimaneva lì. Ma ve lo faccio fare perché questa è la parte davanti, ok, perché vedete il segno del leone è così, cioè questa è la parte davanti, quindi sarebbe rimasto un pochino brutto. Se fosse rimasto dietro non importa, ce lo lasciavamo lì e non c'era problemi, però siccome la parte davanti la facciamo un pochino più caruccia, ok. Quindi abbiamo fatto le nostre 11 maglie basse, quindi cambiamo il colore, ok, il beige portiamocelo sempre dietro e con il bordeaux adesso andiamo a lavorare 9 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il beige, ok, il bordeaux lo lasciamo pure qua e andiamo a finire il nostro giro con 10 maglie basse. Adesso per il giro 25, che è anche l'ultimo del disegno, andiamo a fare con il beige 11 maglie basse, cambiamo il colore con il bordeaux adesso andiamo a lavorare 7 maglie basse, cambiamo il colore con il beige, ok, e anche il bordeaux questo qua lo possiamo staccare. Quindi lavoriamo adesso solo con il beige. Allora e finiamo il giro con 12 maglie basse. Finito poi questo giro che è il 25 con le 12 maglie basse, poi lavoriamo i 5 giri solo con il beige, ok. Quindi adesso ci finiamo il giro qua 25, ok, e poi per altri 5 giri andiamo a lavorare solo con il beige, giri di andata e ritorno di 30 maglie basse. Ho finito di fare i miei 5 giri, vedete, del finale praticamente della presina, sono arrivata al giro 30. Adesso prima di fare il giro del contorno, io qua adesso mi ritrovo 3 fili da andare a far passare nella parte dietro. Adesso voi non so se avete attaccato e staccato i colori come l'ho fatti io, però appunto se vi ritrovate con i fili da sistemare semplicemente appunto li mettiamo nel lago e
lo facciamo passare, vedete, nella parte interna, cioè nella parte esterna, scusate, del dietro, e cerchiamo di andare a ricreare un po' una mezza maglia, in modo da non lasciare proprio tipo il buco, ok? E quindi poi ce lo fermiamo dietro, giusto un pochino, ok? E tagliamo. Ok, quindi adesso mi sistemerò tutti i miei fili, poi per il giro del contorno, appunto come già ho detto nelle altre presine, io i giri di tutte le maglie da adesso, da qua che andrò a iniziare fino a tutto il giro a ritornare di nuovo qua, sono 120 maglie più una, quindi la 121esima, che la andrò a fare quando vado a fare la chiusura invisibile. Ok, la vado a creare con la chiusura invisibile. Quindi il totale sono 121, quelle che faccio io che mi vengono a me nella mia presina, perché per ogni angolo io vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse per ogni angolo. Ok, ripeto, come ho già detto nelle altre presine, se voi volete fare 3 maglie basse, ad esempio negli angoli, liberissime di fare. Vi vengono 130 maglie, ok, perfetto, non c'è nessun problema. L'importante è che 130 maglie ce l'avete sulla prima parte della presina e 130 maglie anche sulla seconda parte della presina. Quindi fate solo attenzione in questo, in modo che quando poi le andate ad unire avete il numero, lo stesso numero di maglie. Non vi ritrovate con una in più e l'altra in meno. Ok? Quindi semplicissimo, appunto, ci facciamo, adesso mi sistemo il giro, i fili, scusate, mi faccio tutto il giro del contorno e poi vi faccio vedere la chiusura. Ho finito tutto il mio giro del contorno e poi l'ho fermato con la parte, okay, del dietro, messo rovescio con rovescio, e poi le ho fermate con i marcapunti. Qua semplicemente nell'angolo ho preso una maglia, ok? Cioè non è che ce n'è una precisa, ne ho presa una con anche quella dietro che più o meno poteva essere la stessa. Ho contato 15 maglie basse, nella 16ª ho messo un altro marcapunti per il cappietto, ok? Più o meno è la metà, come vedete, se proprio non è anche asimmetrico, ma va bene, è la metà della presina, quindi qua si farà il cappietto. Volendo voi lo potete iniziare anche dall'angolo, dove più vi piace potete farlo. Quindi iniziamo proprio da qua, inserisco l'uncinetto, prendo il filato, ok, in questo caso io la vado a fare di nuovo bordeaux la chiusura, come il segno, quindi tolgo anche il marcapunti, ok, e qua subito inizio a fare il cappietto, quindi iniziamo con 15 catenelle. Fatte le 15 catenelle rientriamo qua dove abbiamo iniziato e facciamo una maglia bassissima per chiudere, ok, il cappietto. Quindi adesso il cappietto ce lo spostiamo verso sinistra, andiamo a fare una catenella e poi iniziamo il nostro punto gambero. Quindi prendiamo tutta la maglia della prima parte della presina con tutta la maglia della seconda parte della presina, tiriamo fuori il filo, ok, e chiudiamo. Quindi di nuovo tutta la parte di una, tutta la parte dell'altra, tiriamo fuori il filo e chiudiamo, vedete? Ok, quindi facciamo così tutta la chiusura a punto gambero. Io allora l'ho già detto nelle altre presine, lo ripeto anche qua che magari non l'avete viste le altre perché non vi interessavano. Io come chiusura a tutte sto facendo il punto gambero perché volevo fare a ogni presina una chiusura diversa. Però poi ho detto se non tutti hanno le mie stesse maglie, ok, della chiusura del giro del contorno della presina,
è inutile che io vada a fare magari una chiusura a ventaglietti che me le calcolo per le mie maglie, quando poi magari voi non avete le mie stesse maglie, magari ne avete di più o ne avete di meno e quindi non vi ritrovate, cioè magari il ventaglietto non vi viene tutto, cioè arrivate magari alla fine che ce l'avete a metà o non riuscite a farlo un altro, cioè quindi ho detto, onde evitare appunto tutte sti calcoli che poi vi dovevate fare una cosa o un'altra, io sto facendo il punto gambero. Voi comunque se volete farvi poi voi il calcolo e farvi voi una chiusura diversa, liberissime di farlo. Però io ho detto il punto gambero non c'è da contare niente, le maglie pure che sono 120, 130, 150, il punto gambero va bene su qualsiasi maglia, ok? Il numero di maglia. Quindi appunto sto facendo così. Quindi adesso finiamoci tutto il giro appunto della chiusura. Quando arriviamo di nuovo qui al cappietto, dentro il cappietto andiamo a lavorare 20 maglie basse. Ed eccola qua, la presina finita. Finito appunto tutto il mio giro del punto gambero, poi ho fatto 20 maglie basse dentro al cappietto ed eccola qua, finito tutto, sistemato già pure tutti i fili e quindi ecco qua. Quindi spero che anche questa qua, come tutte le altre, vi possa piacere, appunto con anche il segno, appunto questo qua del leone. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo segno zodiacale. Ciao!